17 ottobre del 1969, nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo, viene rubata una tela del Caravaggio. Siamo nella notte fra il 17 e il 18 ottobre del 1969. La Natività del Caravaggio viene rubata all'interno dell'oratorio di San Lorenzo a Palermo. Resta senza dubbio l'opera d'arte più importante dal punto di vista storico-artistico, tra quelle mai trafugate in Italia e forse nel mondo. Raffigurava la Natività? Sì, raffigurava la Natività con pastori e i santi Lorenzo e Francesco e un angelo in alto. Certo è una delle opere più rilevanti, dipinta nell'ultimo periodo della sua attività, verso il 609. L'attività di polizia giudiziaria, di contro, si rivela da subito frenetica e disomogenea. Ma sentiamo a tal proposito cosa ha detto Gaetano Grado, collaboratore di giustizia alla Commissione Antimafia. Grado, in quel 1969, era l'uomo incaricato da Stefano Bontate di sovrintendere il territorio della famiglia mafiosa di Palermo Centro, che nel frattempo era stata sciolta per la guerra di mafia. Una mattina stavo leggendo il giornale, dopo 2 giorni che era scomparso il Caravaggio. Ero in una mia proprietà di Santa Maria di Gesù. Passa Gaetano Badalamenti, sapendo che ero lì. Mi fa: «Tanino, tu che scendi a Palermo, vedi di interessarti du Caravaggio. Dice che hanno rubato sto quadro, che ho sentito che ha un valore inestimabile». Gli risposi: «Va bene Tanino, ora te lo faccio sapere». Il quadro presto viene ritrovato, rubato da una batteria di giovani ladri, tra cui forse anche l'allora giovanissimo Francesco Marino Mannoia. A questo punto, secondo le competenze territoriali dell'associazione mafiosa palermitana, il dipinto viene consegnato a Stefano Bontate, il quale, a sua volta, lo mette a disposizione di Gaetano Badalamenti, che infine prende in consegna la Natività, portandosela nella sua proprietà di Cinisi. Questo quadro poi, la buonanima di Stefano Bontate se lo fa portare in una sua proprietà, Magliò. Dopo interviene Gaetano Badalamenti. Badalamenti ai tempi era rappresentante di tutte le famiglie mafiose siciliane e Stefano Bontà era il sottocapo. Badalamenti lo pretendeva perché lui era il rappresentante della Sicilia. Stefano gli dice: «Portatelo». Ma guarda che è invendibile, perché ha un valore inestimabile. Non è facile venderlo. Scusi, dottor Scuderi, se attardiamo una domanda. Quale può essere il valore, commerciale di un quadro? Il valore commerciale è senz'altro dei più alti che oggetti d'arte possano avere sul mercato internazionale. Si va da 100 milioni in su, si può arrivare anche al miliardo. Dopo tempo, sento che loro, tramite Badalamenti e le sue amicizie, chiamano un ricettatore, una persona svizzera, un uomo molto anziano. L'hanno fatto venire appositamente. Difatti Badalamenti poi mi raccontò dei particolari. Questi, quando ha visto il quadro, si è seduto e ha detto: «Per favore, fatemelo guardare». Non faceva altro che piangere mentre guardava il quadro. E Gaetano Badalamenti lo sfotteva. Piangeva. Gaetano Badalamenti l'ha preso per stupido. In pratica, questo vecchio gli dice: «Lo compro io, però sappiate che non si può vendere perché è di un valore inestimabile». E Badalamenti gli chiese: «Che te ne fai?» «Lo divido». «Ma come lo dividi?» «Lo taglio, dipende da quanti acquirenti trovo». Poi ho saputo, sempre tramite Gaetano Badalamenti, che questo quadro è stato tagliato in 4 parti e venduto. Il Caravaggio parte quindi da Cinisi intero, mentre la divisione in 4 parti sarebbe avvenuta in Svizzera. Badalamenti è poi andato a Lugano. Mi ha detto in seguito: «Sono stato da quel vecchio. Mi ha detto che vuole altri quadri che ci sono giù in Sicilia, ma gli ho detto di no». Badalamenti, ripeto, era senza scuola, però era molto intelligente. Mi disse: «Si è creato troppo clamore, troppa confusione si è fatta, perché c'è stato un grande interessamento di tutti, dalla magistratura alla polizia». Un'automobile, una Giulia blu, si è fermata oltre questo cancello e sono scese 5 persone in divisa di agenti della polizia. Hanno cominciato a sparare con i mitra. Hanno ucciso 4 persone.
Stefano Bontate è tra i protagonisti della cosiddetta strage di Viale Lazio, per punire il boss Michele Cavataio. Secondo il collaboratore di giustizia Gaetano Grado, a decidere la morte di Cavataio sono stati Totò Riina, Tano Badalamenti, Michele Greco e Stefano Bontate. Dice il Grado: il gruppo di fuoco venne deciso. Bontate scelse me ed Emanuele D'Agostino. Riina portò con sé Bernardo Provenzano e Calogero Bagarella. Giuseppe Di Cristina decise per Caruso. Il comando killer, con Salvatore Riina a dirigere le operazioni a bordo di un'automobile, irrompe con addosso uniformi della pubblica sicurezza negli uffici del costruttore Girolamo Moncada, in Viale Lazio numero 108 a Palermo, covo del boss Michele Cavataio, detto il Cobra, capo della famiglia dell'Acquasanta, ritenuto colpevole di aver scatenato la guerra fra le famiglie mafiose. Questo almeno secondo quanto detto da Tommaso Buscetta. Questo è il numero 110 del Viale Lazio. In fondo a questo passo carabile, nell'ufficio dell'impresa Moncada, quella sera c'erano 5 uomini. Improvvisamente arrivò una ginetta della polizia e ne scesero correndo, ne balzarono fuori un ufficiale e 2 agenti. E 4 uomini in borghese tutti armati di mitra e si slanciarono di corsa dentro il cortile. Spalancarono le porte dell'ufficio, mani in alto, siete in arresto, e invece di arrestarli cominciarono a sparare. Un'orgia sanguinosa. In meno di un minuto almeno 1 migliaio di proiettili crivellarono i corpi umani, sfondarono mobili e finestre. Sulla strada della fuga i killers incontrarono un altro guardiano che accorreva con la lupara, una raffica e un tonfo. L'uomo cadde folgorato, ma la sua fucilata sfondò il petto a un fuggitivo. Cavataio riceve in corpo almeno 200 colpi. Altre vittime sono Giovanni Domè, custode degli uffici, Salvatore Bevilacqua, manovale che stava chiedendo un anticipo, e Francesco Tumminello, pregiudicato. Continua il Grado. Dissi a Stefano Bontate: cerchiamo di ammazzare Totò, fa troppa strategia. Ma Bontate mi disse di lasciarlo fare. Lascialo correre sto Viddano, tanto da qui deve passare. Così Grado finisce pure per coprire la latitanza di Totò Okurtu. L'ho portato dal parrucchiere, in boutique, ho speso milioni. Da premettere che si mettono tutte le divise e io non l'ho voluta mettere. Gaetano Badalamenti dice: ma perché tu non la devi mettere? Io ho detto: perché se voglio morire, i miei principi erano quelli, se devo morire, non voglio morire con la divisa da poliziotto. Don Paolino Bontate, uscito dal processo di Catanzaro per la strage di Ciaculli con un'insufficienza di prove, si trova condannato in appello a 5 anni e deve partire per il soggiorno obbligato. Viste ormai le sue precarie condizioni di salute, alla nave che da Palermo lo deve portare a Napoli viene portato in barella. La sua destinazione è Savignano Irpino, in provincia di Avellino. A nulla sono valsi i molti certificati medici che il Bontate ha inviato nel tempo per evitare il soggiorno. Gli sono serviti solo ad ottenere qualche mese di rinvio sulla tabella di marcia che prevedeva la sua partenza già a gennaio. Qualche giorno prima il figlio Giovanni, studente universitario, era stato arrestato mentre si stava introducendo in una casa di campagna in provincia di Palermo, dove era nascosto un carico di sigarette di contrabbando. Tommaso Buscetta torna in Italia ed affronta un lungo viaggio dalla Svizzera fino a Catania. Ad accompagnarlo è un altro dei cosiddetti scappati dal Sud America. Si chiama Michele Greco, Cicchiteddu. Entrambi erano fuggiti dall'Italia per evitare il processo di Catanzaro per la strage di Ciaculli, ma decidono di tornare. Anzi, sono quasi costretti. Vengono su mandato di una parte della massoneria americana e della Cosa Nostra d'oltreoceano, perché prendano contatto con la Cosa Nostra siciliana,
affinché quest'ultima appoggi l'ormai prossimo golpe di Junio Valerio Borghese. In questa fase vi è un gruppo di mafiosi ben definito che sta facendo grossi passi in avanti dal punto di vista economico. Il gruppo Bontate con i Citarda e i Teresi, suoi parenti, e di Greco, rappresentati dal Cicchiteddu, senza dimenticare il Buscetta. In Sicilia, tale coacervo malavitoso può contare su importanti figure come Giuseppe Calderone e Giuseppe Di Cristina. Il primo incontro si svolge a fine maggio. Il 15 Totò Greco arriva all'Inner Park Hotel di Zurigo, dove si incontra con Buscetta e Pietro Davì. Poi, da lì, Greco e Buscetta, sotto falso nome, prendono un'auto e da latitanti attraversano l'Italia, giungendo a casa di Giuseppe Calderone a Catania, dove è ospitato un altro latitante, Luciano Leggio. Secondo Buscetta, il colonnello russo li aveva spiati e seguiti dalla Svizzera a Catania, essendo il russo, secondo Buscetta, un massone e parte integrante del progetto di Borghese. L'incontro è interlocutorio. La proposta che arriva sul tavolo dei mafiosi è pressappoco questa. Voi ci aiutate nel golpe, soprattutto sul territorio siciliano, e noi, dal nostro canto, vi aiuteremo nei vostri processi, soprattutto in quello della famiglia potentissima dei Rimi, parenti di Badalamenti. Il secondo incontro si tiene a Milano, ai primi di giugno, dove avvengono due cose. Primo, viene data risposta negativa alle attese del Principe Nero sul golpe. Secondo, viene decisa la costituzione di un triumvirato che temporaneamente gestisca le cose della mafia, visto che non esiste più una commissione mafiosa dal tempo della strage di Ciaculli. Processualmente e storicamente è stabilito che io sono stato fermato nel mese di giugno a Milano del 1970 insieme a Gerlando Alberto, a Giuseppe Calderone, a Gaetano Badalamente, io e un tale Renato Caruso, che era Salvatore Greco. Venivamo da una riunione dove si era stabilito che il colpo borghese non si sarebbe fatto. In quella riunione era presente il qui presente Salvatore Rina, che veniva a sentire come membro del triumvirato stabilito come commissione nel 1970 per la provincia di Palermo. Sono stato fermato subito dopo, la casa ci era stata offerta da fidanzati, da Ugo Martelli e da altre persone residenti a Milano. Il golpe borghese favoriva come contropartita la liberazione di Vincenzo Rimi e del figlio Filippo Rimi. Per la nostra collaborazione come Cosa Nostra a golpe. Il signor Rina, pur rendendosi conto che era una cosa che si poteva fare, era molto ipocrita, perché lui di Rimi non aveva che cosa farsene. Era una lotta ai Rimi. Se lui non vuole parlare con me, io a voi devo farvi conoscere chi è costui. Nella primavera del 70, mi pare. Nella primavera del 70. Questo Cicchireta mi viene a fare delle proposte, come ebbe modo di dire, perché erano interessate a un corpo di Stato in Italia, un golpe militare. Cioè lei ha rifiutato di partecipare a questo Ho rifiutato tutto. Di dare l'avallo. Costi quel che costi. Non me la sono sentita di avallare la possibilità di portare il paese in un regime totalitario. Il giornalista Mauro De Mauro viene rapito la sera mentre sta rincasando. Mancano solo 2 giorni al matrimonio della figlia Franca.
De Mauro è visto l'ultima volta dalla figlia mentre sta parcheggiando l'auto davanti alla sua abitazione di Via delle Magnolie. La figlia, nell'attesa che il padre raccolga delle vettovaglie dal sedile della macchina, entra nell'androne per chiamare l'ascensore. Vedendo però che il padre non la sta seguendo, esce nuovamente dal portone e scorge suo padre, circondato da 2 o 3 persone, risalire in macchina e ripartire senza voltarsi a salutarla. Riesce a cogliere soltanto la parola Ammonì, detta da qualcuno a suo padre poco prima di mettere in moto e ripartire senza lasciar traccia. Nel 1992 Gaspare Mutolo rivelerà che a prelevare il giornalista sono stati 3 mafiosi agli ordini del boss palermitano Stefano Bontate. Nel 1994 Buscetta ammette il coinvolgimento della mafia nel rapimento De Mauro. Sempre sulla base di confidenze di Bontate, precisa che De Mauro viene rapito e ucciso perché, indagando sulla morte di Mattei e Enrico, stava giungendo vicino alla verità, approfittando anche di canali interni a Cosa Nostra. Sarebbe stato Girolamo Teresi, uomo di fiducia di Bontate e sottocapo di Santa Maria di Gesù, a organizzare il sequestro del giornalista, poi torturato e soppresso da altri membri della stessa famiglia mafiosa. Il dolore è vivo, noi gli facciamo del male, impariamo a chiacchierare di meno. Il delitto avrebbe preventivamente ottenuto il beneplacito del cosiddetto triumvirato. Citando sempre Bontate, qualche anno dopo, il collaboratore di giustizia Gaetano Grado specifica che De Mauro viene ucciso da suo fratello Nino, da Mimmo Teresi e da Emanuele D'Agostino, perché chiedeva, curiosava, voleva sapere cose di mafia. Secondo il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, gli uomini di Bontate avrebbero agito per conto anche dei boss mafiosi Gaetano Badalamenti, Giuseppe Di Cristina e Giuseppe Calderone. Nel 2001 la Teste Italia Amato, convivente di Francesco Mangion, già braccio destro del boss catanese Giuseppe Calderone, ha ricordato al PM pavese Vincenzo Calia 2 episodi. Il primo, 2 riunioni tenutesi nel 1962, ad Erice, all'Hotel Jolly e poi a Catania, in cui alcuni personaggi discussero della morte di Mattei. Il secondo episodio, l'invito rivolto da Graziano Verzotto, il collaboratore di Mattei, a Francesco Mangion, di darsi da fare, nel senso di informare i suoi amici mafiosi del fatto che il giornalista era andato avanti nella sua inchiesta e stava per scoprire la verità sulla morte del presidente dell'ENI. Riascoltata dai giudici di Palermo, la signora Amato ha precisato che De Mauro non fu ucciso nel momento, ma venne prima sequestrato per interrogarlo e sapere da lui se aveva rivelato quelle stesse informazioni ad altre persone. Le volevo chiedere, lei ha avuto modo di conoscere Mangion Francesco? Certo che lo conosco. Spieghi alla Corte che non conosce i dettagli della sua vita, come, perché, che tipo di rapporto ha avuto con questo signore. Che rapporto ho avuto? Sì. Io ho avuto dei figli e l'ho conosciuto nel 62. Sì. E fino a che non l'arrestavano eravamo insieme. Poi è successo il fatto che è stato arrestato e quindi... Mi sembra per contrabbando, che era per contrabbando di sigarette, perché lui ha lavorato, faceva questo lavoro del contrabbando. Poi il seguito, se ci sono altre cose io non l'ho saputo mai, perché non c'erano delle cose che... Senta, sa se Mangion Francesco, il suo convivente, il suo uomo, faceva parte dell'associazione criminale denominata Cosa Nostra? Sì, lui era uno di Cosa Nostra, perché fu battezzato, mi ricordo che... Fu affiliato formalmente, intende questo? Ma era il periodo che c'era i Calderoni, i fratelli Calderone. Lui fu battezzato nel 62. Nel 62. Bene. Disse, l'argomento di conversazione era Mattei. Poi c'erano tante persone che
e hanno aperto la bottiglia di champagne. Si ricorda se in questa occasione all'Hotel Jolly di Erice c'era anche Stefano Bontade? C'era Stefano Bontade e c'erano anche... Quindi c'era anche Stefano Bontade. Tornato a Catania, riferì il contenuto di questo incontro a qualcuno? Un commissario là che comandava Trapani. Il questore di Trapani? Sì, il questore di Trapani. La riunione fu sempre la questione Mattei. Berzotto disse che aveva parlato con Mattei e quanto prima vi sarebbe stato l'incontro. Il Mangion poteva entrare liberamente a Sigonella, dove egli faceva liberamente contrabbando di armi e sigarette. A fine del 1962 cade l'aereo di Mattei. Commentammo l'episodio con Mangion, che disse: dove manca Dio provvede, e aggiunse che erano stati loro, senza precisare chi. Mangion spiegò anche che quando una persona ha la testa dura bisognava fare così. L'aveva voluto lui. Sempre Mangion mi disse che l'omicidio era stato imposto dai politici, ma non disse da chi. Mi confidò ancora il Mangion che si era fatto in modo di far atterrare Mattei a Catania, dove non avrebbe dovuto scendere, e precisò ulteriormente che, non so dirle per quale verso, c'entrava in qualche modo l'aeroporto di Sigonella, o gente che era a Sigonella o che era arrivata a Sigonella, o ancora che a Sigonella era stata messa la bomba. Berzotto sapeva che venendo in Sicilia Mattei sarebbe stato ucciso, nel senso che doveva immaginare che, non avendo egli ceduto al volere di Cosa Nostra, egli sarebbe stato eliminato. Dopo la morte di Mattei, in occasione di una riunione di piacere tra amici all'Isola delle Femmine, colsi delle conversazioni che avevano ad oggetto Mattei. Se ne parlava genericamente, attribuendo alla sua testardaggine il tragico episodio. Nel 1970 io mi sono trasferita a Siracusa e quando Mangion veniva a trovarmi, alle volte ci si recava anche nell'ufficio di Berzotto per salutarlo. Circa la scomparsa di Mauro De Mauro, Mangion mi disse che l'avevano rapito perché si era preso la briga di scoprire come era morto Mattei. Ricordo che Berzotto aveva detto a Mangion, me presente, prima che De Mauro scomparisse, era andato avanti nella sua inchiesta e stava per scoprire la verità. Esortò Mangion a darsi da fare, nel senso di informare i suoi amici. Queste dichiarazioni che io le ho letto, signora, lei le ricorda? Sì. Le conferma? Ricordo infatti una riunione a casa nostra nei primi mesi del 1970, alla quale erano presenti palermitani e catanesi. Oltre a Mangion Francesco, Pippo Calderone, Santo Ferrera detto Uccavadduzzu, zio Giovannino Uscemu, altro catanese che si chiamava forse La Rosa, un palermitano che avevo conosciuto negli anni 60 all'Hotel Jolly di Erice, mi pare si chiamasse Orlando di cognome, un tale Gambino di Palermo, i cugini Savoca, anch'essi di Palermo, uno si chiamava Enzo, e forse anche Stefano Bontade, il quale comunque si incontrava spesso con i catanesi in quel periodo, sia a Palermo che a Catania. In quella riunione sentii dire ai presenti che Mauro De Mauro costituiva per loro un problema e che doveva essere eliminato dopo averlo sequestrato per interrogarlo.
Infatti discutevano soprattutto del modo migliore per avvicinare De Mauro, acquisire da lui informazioni e poi sequestrarlo e sopprimerlo. In questa riunione si disse anche che Graziano Berzotto, persona vicina soprattutto a Mangione, che avrebbe dovuto attirare in un tranello Mauro De Mauro, fissandogli un appuntamento per consegnarlo ai suoi sequestratori. Seppi in quella riunione che De Mauro era arrivato alla verità sul caso Mattei. Per questo motivo, si disse in quella riunione, occorreva fare presto e Berzotto era l'unico che li poteva veramente aiutare. Seppi pure che Berzotto aveva offerto la propria disponibilità, dicendo: «Se avete bisogno, vengo pure io», così riferiva Mangione. Ed era sempre Berzotto che aveva informato i mafiosi che De Mauro aveva scoperto tutto sul caso Mattei e che De Mauro era preoccupato per i rischi cui stava andando incontro. Berzotto infatti era in rapporti di confidenza con De Mauro e informava puntualmente Mangione di quanto De Mauro gli confidava. Mangione disse fra l'altro di aver appreso da Berzotto che De Mauro gli aveva detto: «Mi sento i piedi freddi». Infatti Mangione riferì a Calderone che bisognava intervenire presto perché De Mauro si sentiva la morte addosso. Quando lessi sui giornali della scomparsa di De Mauro, nel settembre del 1970, se non erro, espressi parole di compassione nei confronti di quest'uomo che era stato sequestrato e chiesi a Mangione se era prevedibile il rilascio del giornalista. Mangione tagliò corto dicendomi che ormai era sottoterra. Aggiunse che in fondo se l'era cercata lui perché aveva voluto approfondire troppo le sue ricerche sul caso Mattei, dimostrando un eccessivo interesse e accanimento, quasi che fosse un suo parente. Lei ha scritto sulla droga, sulla mafia, sui vari racket, molto di più di quanto abbia scritto Mauro De Mauro. Eppure lei non è scomparso. Come mia abitudine, in possesso di una notizia l'ho sempre immediatamente pubblicata. L'unica maniera per autodifendersi dalla mafia e per non essere esposto alle eventuali azioni e persecuzione è quella di tenere a lungo segreta la notizia. È un segreto che non si riesce mai a tenere e quindi le notizie sulla mafia vanno pubblicate non appena vengono acquisite. Secondo il pentito Rosario Naimo, Emanuele D'Agostino, l'uomo di Bontate, già presente in Viale Lazio, gli avrebbe raccontato di aver partecipato al rapimento. Avrebbe detto D'Agostino: «Io sono stato quello che ha preso Mauro De Mauro. Appena l'ho visto scendere dalla macchina, subito ho aperto lo sportello, ci ho dato un colpo nella faccia e l'ho catapultato nel sedile di dietro. Dopo simula uno scambio di persona. Il sequestratore avrebbe detto al giornalista: «Tu hai insultato mia sorella, mia moglie». E quello gridava: «Sono Mauro De Mauro». Arrivati nel luogo convenuto, invece, D'Agostino, nel consegnare la vittima agli assassini, avrebbe mostrato al cronista di sapere benissimo chi fosse. E bravo Mauro De Mauro. Ma mi ricordo che quello che mi rimase impresso fu la modalità che lui aprì lo sportello prima che lo aprisse Mauro De Mauro e subito col calcio della rivoltella glielo dette nella faccia, nella fronte e mi fece il segnale con le mani e lo ribaltai nell'altro sedile. Subito dopo gli disse al ragazzo: «Penozzo, Nenozzo, Secciozzo, mettete al volante». Lui si infilò nella macchina e tenne sotto punteria, sotto la mira della pistola a Mauro De Mauro, chiamandolo con un altro nome, mentre la macchina partiva per il luogo indicato dove lo dovevano portare. Il signor De Mauro continuava a gridare: «Io sono Mauro De Mauro», mentre il signor D'Agostino lo continuava a chiamare con un altro nome, facendogli capire che gli aveva molestato
a una donna della famiglia, non so se mi diceva moglie, sorella, cognata, a una della famiglia. E lui, il signor De Mauro, forse sicuro che non aveva molestato nessuno, continuava a gridare: io sono Mauro De Mauro, non sono quello che lui lo chiamava, che non so come lo chiamava. De Mauro poteva aver intuito che il 27 ottobre 62 Berzotto non si era mai allontanato da Catania, accertando quindi l'inconsistenza degli impegni politici a Siracusa, con cui il futuro senatore aveva giustificato la sua lontananza da Mattei e il rifiuto di tenergli compagnia durante il volo di rientro a Linate. Ovviamente il compito di sequestrare e sopprimere il giornalista l'avrebbero assunto gli uomini di Stefano Bontate, boss mafioso competente per territorio, che avrebbe agito per conto anche degli altri uomini d'onore coinvolti nel delitto Mattei. Rina, intercettato nel 2014 nel carcere milanese di Opera, mentre parla del delitto del cronista dell'ora, dirà che a volere l'assassinio fu il principe di Villagrazia. Secondo Riina, i tre fratelli Grado, essendo stati vicini a Stefano Bontate e ben inseriti nell'ambiente criminale, potrebbero essere a conoscenza di particolari della scomparsa e del luogo di interramento del cadavere. Durante gli anni 70, le famiglie di Cosa Nostra siciliana avrebbero sostituito quelle americane nella direzione del traffico internazionale di stupefacenti. Le sigarette erano una miniera d'oro. Le bionde avevano fatto campare Cosa Nostra per un quarto di secolo. La miniera d'oro, alla fine degli anni 70, era l'eroina. Nunzio Lamattina, Pino Savoca e Tommaso Spadaro erano tre contrabbandieri del quartiere arabo della Chelsea. Un giorno buttarono a mare le stecche di sigarette e comprarono dai turchi la morfina base. I chimici marsigliesi la raffinavano. Le famiglie di Cosa Nostra la vendevano. Poi un tale, che si chiamava Nino Vernengo, capì come si faceva quella polverina magica e ne parlò con gli altri uomini d'onore. Bastano una cucina, un paio di bacinelle d'acciaio, un po' di fuoco, c'è una gran puzza e ci vuole anche aria, e questo è tutto. Da quel giorno Vernengo lo chiamarono Udutturi. Viene ucciso il giudice Pietro Scaglione, su ordine di Luciano Leggio. La mano armata è quella di Bernardo Provenzano, come confermerà un'intercettazione del 2013 di Totò Riina. Qual è il motivo? Una vendetta del Leggio? I contatti di Scaglione con Mauro De Mauro che avrebbero portato al caso Mattei? Ora, io ricordo bene che De Mauro, pochi giorni prima della sua sparizione, passò dal mio ufficio, si affacciò, non entrò, non si sedette come soleva fare, restò all'impiedi, ci salutammo, non mi ricordo se restammo qualche minuto a chiacchierare, comunque mi disse che aveva qualche cosa di importante per le mani e che andava alla procura. Io suppongo che si dovesse incontrare con il procuratore capo. Una nuova retata colpisce la mafia in tutta Italia. Fra gli altri vengono arrestati Vincenzo Randazzo, cognato di Badalamenti, a Milano, Paolo Bontate nell'ospedale di Avellino, dove è stato ricoverato per problemi cardiaci, e Stefano Bontate a Napoli. Antonino Salamone invece viene arrestato a Pordenone. L'operazione viene diretta dall'allora capitano Russo, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Palermo, e dal dottor Contrada, commissario della squadra mobile di Palermo. Bontate viene denunciato dai Carabinieri e dalla Questura di Palermo per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti, insieme ad altri 113 mafiosi, venendo rinchiuso per un breve periodo di tempo nel carcere del Luciardone, insieme a Gaetano Badalamenti. L'arresto contemporaneo di Bontate e Badalamenti consente all'unico libero del triumvirato, Riina, che sta facendo le veci del Leggio, di iniziare la sua attività di destabilizzazione delle altre famiglie.